Amici di Moto.it, ciao a tutti! Oggi comparativa molto speciale nel mondo delle crossover tra la moto più turistica in casa Ducati contro invece la moto, una delle moto più sportive di BMW. Gix, sempre te, tutte te le provi. Poi, cosa importantissima, torna nelle comparative di Moto.it nel 2018 il mitico Gix, il mago dei numeri. Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua Andrea. Ciao Gix! Bella giornata, belle moto, pronti via. La novità di quest'anno è la Ducati Multistrada 1260. In cosa cambia? Prima cosa il motore, l'avete già capito dal nome, non è più 1200 ma è 1260, per esattezza 1262 cc, derivazione X-Diavel, sempre DVT, quindi cresce nella potenza ma soprattutto nella coppia, lo vedremo dopo, col banco che abbiamo realizzato insieme a Maurizio. Non è l'unica novità perché abbiamo dei pannelli laterali qui totalmente inediti, una moto quindi più elegante della sezione frontale, cerchi più leggeri, il codone è ripreso pari pari da quello della Multistrada Enduro e poi c'è un interasse maggiorato con un nuovo porcellone in lega e abbiamo scelto di paragonarla ancora come 3 anni fa con la BMW S1000 XR, caro Gix. Certo, ed è giustissimo perché anche se le cilindrate sono differenti, 1262, 999 cc, quindi una grande differenza, ma sono scelte motoristiche diverse, 4 cilindri in linea, bicilindrico V, come accade in Superbike. Perché sono due moto estremamente simili come impostazione, ruote 17, guida manubrio alto, se vedete il profilo delle moto è addirittura quasi identico. E poi le abbiamo provate 3 anni fa, quindi poteva essere carino ritornarci su. Diciamo che questa qui è in pratica una versione 2017, ma nella Model Year 2018 ha questa colorazione nuova M Sport molto bella con sella con logo dedicato. Cattivissima! E ricordiamo che nel 2017 è cambiata nel motore che è diventato Euro 4 e ha guadagnato 5 cavalli. E poi dovremo capire se ha risolto il suo tallone d'Achille storico che erano un po' le vibrazioni ai medi regimi e quindi qua abbiamo dei nuovi silent block sul manubrio e vediamo se hanno risolto i problemi. Vedremo dopo su strada. Adesso passiamo infatti ad analizzare le singole voci della Multistrada 1260 e della BMW S1000 XR. Ovviamente le prove singole le trovate su Moto.it se volete entrare proprio nello specifico delle caratteristiche tecniche. Adesso però vediamo le singole voci. Partiamo in ordine rigorosamente alfabetico dalla BMW S1000 XR e iniziamo con la posizione di guida. Le moto, come diceva Gix, giustamente lui è il preciso della redazione, sono molto simili anche nella forma, però la posizione di guida cambia in maniera sensibile. Perché? Perché sulla BMW S1000 XR abbiamo un manubrio un po' più stretto e soprattutto le pedane sono decisamente più alte e un po' più avanzate. Questo si sente immediatamente alla guida perché regala una posizione più sportiva, più dinamica in curva e a questo si aggiunge anche una sella leggermente più scavata che permette movimenti longitudinali un po' inferiori rispetto alla Ducati. E a proposito di Ducati sentiamo cosa dice il Gix. Ducati invece riprende pari pari la posizione di guida del 2015 che era già stata modificata, ti ricordi, rispetto al modello precedente, quindi con una sella adattissima anche chi è alto, quindi si può arretrare meglio ed è una posizione di guida stranamente con un manubrio largo, però è molto reattiva e congeniata in maniera sportiva e turistica direi alla perfezione, quindi riesce a essere confortevole ma anche a essere molto immediata quando si tratta di guidare. L'unica accortezza in città, il manubrio supera il metro di larghezza con i paramani, attenzione tra le auto. Per il resto pedane al posto giusto, sella perfetta, direi posizione di guida eccellente. Sella perfetta e per il passeggero? Per il passeggero direi che è messo molto bene, se si va a velocità un po' elevate le pedane diventano un pochino avanzate perché c'è la spinta dell'aria chiaramente, però diciamo che velocità codice, grazie anche alle maniglie nuove, vedete sono un pochino più arretrate e più alte, sta molto meglio, quindi direi che quella lì che ci detto prima deriva da una moto sportiva, quindi alla fine le pedane sono state tenute alte perché il pedale più piega, certo. Però questa alla fine è una moto molto più moderna come concezione. Pedane più basse, più comode e a proposito di comodità si nota il sellone, immediatamente lo vedete già nelle immagini, più grosso rispetto a quello della BMW. Sella del pilota invece si può regolare in altezza, 8,25 oppure 8,45, 840 mm per la XR. Vi ho detto che è l'uomo dei numeri. Sì. E a proposito di numeri finiamo la voce posizione col voto. Io alla BMW S1000 XR do 8. Beh, qui 9 sicuramente. Altra cosa, ci siamo dimenticati una cosa importantissima. Da questa comparativa non ci sono più i voti da 1 a 5, ma da 1 a 10.
Seconda voce, caro Gix, parliamo del comfort delle nostre due moto e partiamo dalla protezione dall'aria. Protezione dall'aria, parlo di BMW, è molto valida, siamo messi bene perché poi il cupolino è regolabile in modo molto semplice. Messi molto bene, ma non pensate che sia una protezione esagerata, perché le spalle e le mani restano un po' fuori, anche perché i paramani, che sono optional, lo vedremo dopo, non proteggono tantissimo la parte superiore, il dorso della mano. Quindi protezione dall'aria buona, ma non esagerata. Multistrada ha protezione dinamica superiore a BMW perché, come vedete, tutta questa parte del cupolino è più ampia, i convogliatori qui sono più larghi, quindi effettivamente la protezione è migliore rispetto a BMW. Rimangono fuori un pochino le spalle, anche qui si può regolare in altezza su 4 posizioni il parabrezza e volendo si può mettere quello più largo e più alto. Tra l'altro aggiungo un'altra cosa, che le nuove carene della Ducati proteggono di più le gambe e le ginocchia, mentre il motore BMW con 4 cilindri, quindi un po' più largo trasversalmente, protegge meglio i piedi, ma restano poi fuori invece le ginocchia in questa zona della moto. Dopo la protezione dall'aria parliamo di un'altra voce molto importante, le vibrazioni, perché erano il difetto della BMW XR e adesso andiamo subito a sodo, la situazione è migliorata tantissimo. La moto, quando siamo a 120-130 all'ora con i regimi critici 5-6.000 giri, non dà più fastidio. Si avvertono ancora vibrazioni di alta frequenza, ma sono sopportabili, mentre prima erano francamente insopportabili a certi regimi, e l'avevamo anche detto su moto.it. Beh, le vibrazioni qua sono quelle tipiche di un V di 90 gradi di grossa cilindrata, quindi molto equilibrato, però chiaramente si sentono le pulsazioni, sono di frequenza più bassa, un'intensità leggermente più alta, ma sono comunque molto limitate. Diciamo tra i 4 e 5 e 5,5 un pochino più avvertibili, ma assolutamente non danno mai fastidio. Gix, la tua protegge di più dall'aria, ma secondo me d'estate protegge meno a livello invece di altre cose nella zona bassa del motore. Beh, direi proprio di sì, perché noi conosciamo bene queste moto per aver provate tante volte, anche se oggi non fa abbastanza caldo, e quindi sicuramente temo che scaldi un pochino di più Ducati, anche se quel telaio in alluminio trasmette calore anche lì, in città. Trasmette calore, è verissimo, quindi anche la BMW scalda, ma non tanto quanto la Ducati. Alla fine della fiera, considerando quindi protezione dall'aria, vibrazioni e calore del motore, io alla BMW do 8. E qui è un 8 anche in questo caso. Cambiamo argomento, passiamo alla strumentazione, iniziamo sempre con la BMW, eccola qui, è una strumentazione, io l'ho definita un po' all style perché deriva, lo vediamo subito, da quella sportivissima della S1000 RR, addirittura c'è la luce a LED per il contagiri, quadrante analogico, quindi proprio vecchio stile, con un bel display LCD che ci dà tutte le altre informazioni, quindi riding mode, velocità, cambio e tutto quello che ci serve sapere anche nei viaggi. È una strumentazione quindi più vecchia rispetto a quella della Ducati GX in maniera evidente, perché quella è una TFT, però si legge molto bene. Io, per il fatto di non essere TFT su una moto comunque di un prezzo anche importante, do voto 7 a questo quadro. Tu cosa ne dici? Sono d'accordo con te, però devo dire che a me il contagiri analogico, sarà perché sono di vecchia scuola, piace ancora molto perché è molto intuitivo, vedi la posizione della lancetta, già sai anche regime 6. Il display effettivamente è un pochino vecchio stile con l'LCD. Adesso andiamo a vedere invece la Ducati con il modernissimo TFT. Esatto Andrea, perché il TFT è di serie sulla versione S, mentre sulla base c'è un LCD. Molto scenografico, ricchissimo di informazioni, configurabile a seconda di riding mode, e però c'è un problemino, ha tantissime informazioni, forse anche fin troppe, e sono molto piccole. È vero, quindi i motociclisti che come età media stanno un po' crescendo potrebbero avere qualche difficoltà a trovarsi tra tutti questi numeri, vedete che sono davvero piccoli, ci sono addirittura tutti i numeri di taratura del DTC, ABS, DVC che è il controllo anti-impennata, quindi ci sono un sacco di cose che si possono regolare, ma poi la leggibilità alla fine ne perde. Però abbiamo dato 7 di là, e qua che voto diamo a questa? Beh, direi un 8 perché comunque la visibilità è molto buona, molto ricca comunque in ogni caso di informazioni, per cui si farà un po' più fatica, ma ne hai tante. Mauri, già che siamo sulla Ducati, parliamo anche dei comandi, dei blocchetti elettrici. Beh, comandi molto belli, molto scenografici, retroilluminati, leve, comandi radiali regolabili, molto belle, però effettivamente questa slitta, che ha semplificato se vuoi il lavoro dei riding mode di gestione, è un pochino complicata da utilizzare, soprattutto con i guanti invernali, quindi non lo so, c'è qualche dubbio, ce l'ho ancora. Per toglierci dubbi andiamo a vedere invece i comandi della BMW XR. Sono i classici comandi BMW, quindi niente di spettacolare perché siamo abituati anche da qualche anno a vederli, però vincono assolutamente alla voce semplicità d'uso. Quindi più belli su Ducati, più funzionali e pratici su BMW perché ogni singola funzione ha il tasto dedicato.
senza entrare in tutti i singoli tastini perché sarebbe troppo lunga, li conoscete già. Voto 8 per BMW, 8 anche per Ducati a questo punto. Capitolo finiture, caro Andrea, direi che multistrada mi piace molto, costruita con grande cura, grande attenzione, verniciature molto buone e molto estese, fari full LED, avviamento keyless, blocco a sterzo elettronico. Questa coda, vedete, è molto bella perché lega d'alluminio, regge la sella posteriore, borse con gli attacchi integrati, quindi tutto molto armonizzato. Il monobraccio stesso è un bel pezzo di finitura, anche se è una parte meccanica. C'è da questo lato qualche coperchio di plastica non bellissimo, però complessivamente direi che le finiture sono di alto livello. non dire il voto, No. un po' di suspense. Passiamo invece alla BMW, che è una moto rifinita nel complesso molto bene perché a Monaco le moto sanno farle. Vediamo infatti che c'è il forsellone in alluminio, telaio tutto in alluminio, mentre là è un tradice in acciaio. Nel complesso le verniciature sono molto curate, però poi tanti carter in plastica per nascondere quella che nasce come una moto carenata, quindi con tutto quello che c'è di meccanico nascosto alla vista. E in particolare la cosa che non ci fa impazzire della BMW S1000 XR è la zona posteriore, dove svetta Ducati. BMW invece ha messo questo telaietto portaborse che è un po' posticcio. Quindi io come voto alla voce finiture per BMW do 7, un voto comunque buono ma non esagerato. Beh, lì ti stacco, caro Andrea, do un bel 9 alla Ducati. E adesso andiamo a parlare di un aspetto importantissimo perché sono le ammiraglie di BMW e Ducati nel mondo crossover, il prezzo. La Ducati sulla carta sembra molto più costosa perché col pacchetto Touring che comprende manopole riscaldate, cavalletto centrale e borse arriviamo alla bellezza di 21.400 euro, mentre la BMW S1000 XR parte da 16.400 euro, ma non pensate mica che sia tanto più conveniente della Ducati, anzi, Gix, sbaglio? No, non sbaglia affatto, perché questa che vedete qui costa alla fine 19.910 euro e mancano ancora le borse. Vedete, queste sono grigio universale che vanno aggiunte perché qui abbiamo i due pacchetti Dynamic e Touring, abbiamo i paramani, la colorazione speciale, la sella speciale, le luci DLR e quindi alla fine non costa tanto meno. Consideriamo inoltre che qua abbiamo sempre il cornering light che fa il full LED, che non si può mettere, esatto, keyless, che anche lì volendo costa di più, la strumentazione TFT, una dotazione comunque ciclistica di livello molto elevato, quindi alla fine non è che poi costi molto meno, anzi la BMW alla fine, se mettiamo proprio su tutto, potrebbe costare addirittura più della Ducati 1260. È vero che è un progetto leggermente più vecchio, però la differenza di prezzo c'è, non è sostanziale ma c'è. Quindi voto per la BMW 7, caro Gix. voto 8 per multistrada, forse un po' alto direi, ma dobbiamo considerare che il livello di costruzione è altrettanto elevato. Benissimo, adesso andiamo a vedere come vanno in città, in autostrada e nel misto e persino in fuoristrada. Ah no, fuoristrada no. Fuoristrada oggi no, perché direi che quella lì proprio non c'entra niente con fuoristrada, caro Andrea. Qua la mappa enduro c'è volendo, Infatti, allora non l'abbiamo provata in fuoristrada perché le conosciamo già molto bene. In fuoristrada vi diciamo subito che la Ducati ci può andare e fa anche cose insospettabili, va veramente bene perché c'è tanta escursione delle sospensioni. Invece la cara BMW, se guardate sul sito di BMW Motorrad, viene inserita nella famiglia Adventure. Però non fatevi fregare dalla dicitura perché la cara XR su strada è un bombardone, ma in fuoristrada sta come i cavoli a merenda. Iniziamo la parte di guida dalla città con la Ducati. Ducati città, beh, una bella sorpresa perché a parte la larghezza del manubrio come dicevamo prima e il peso che sono 235 kg a serbatoio vuoto, però alla fine la si guida abbastanza bene, in città va molto bene perché la S che monta le sospensioni semiattive grazie ai Riding Mode Urban le tiene molto più libere di scorrere, quindi sulle asperità diventa molto comoda, pavé, dossi di rallentamento, rotaie, quindi veramente va su velluto. Escursione sospensioni superiore a quella, parliamo di 170 davanti e dietro contro 150 e 140. Motore che è diventato un pochino più dolce, è vero che scalda un pochino più in città, l'abbiamo detto, però complessivamente frizione che si regola bene, insomma mi è piaciuto molto ubbidiente, molto facile da usare anche in città. Uè Gix, fai poco il figo perché le sospensioni semiattive ce l'ho anche sulla BMW XR. Il problema è che le tarature preimpostate Dynamic e Road sono già rigide di loro. Dynamic in città scordatevela perché altrimenti sul pavé saltate tipo moto da cross, e anche Road rimane piuttosto duretta.
Poi le pedane sono un po' più alte, quindi c'è un po' meno comfort rispetto alla Ducati. L'aspetto molto positivo della XR è il motore, perché il 4 cilindri è dolcissimo, ha un range di utilizzo pazzesco e potete addirittura viaggiare in sesta a 40 all'ora senza che il motore sia lento a riprendere i giri. Quindi un motore perfetto in città, scalda anche poco, però di sospensioni veramente è una super bike. Quindi io alla BMW do come voto in città 7. Qui caro Andrea ti stacco di un punto, 8 alla Ducati in città. Ragazzi, in autostrada queste moto hanno soppiantato le GT nei numeri di vendita, ma anche a livello di comfort, perché sono comodissime con il loro bel manubrione dritto che carica poco i polsi, e poi partendo da BMW c'è una riserva di potenza incredibile per chiudere i sorpassi. Poi anche il pilota è ospitato in maniera comoda, l'abbiamo detto prima per quanto riguarda la protezione dall'aria, e anche il passeggero sta molto bene. Quindi voti alti li diciamo dopo. E Ducati? Beh, direi che è una valutazione così fotocopia con un vantaggio ulteriore per la protezione aerodinamica che è superiore, per il passeggero che se la cava anche un pochino meglio. Davvero, sono ormai diventate delle sportive che si trasformano in gran turismo quando serve. Però se guardiamo veramente mettendola una contro l'altra, le doti di ripresa, chi la spunta, caro Gix? Beh, io avrei scommesso che l'avrebbe puntata Ducati, invece mi hai fregato un paio di volte stamattina. Anch'io puntavo su Ducati perché ha un 1262, invece sia in quarta che in quinta che in sesta, partendo anche da velocità sotto i 100 orari, la spunta la BMW, che è avvantaggiata però da una cosa: i rapporti del cambio molto corti. Certo, rapporti più corti, un'estensione di regime molto ampia, quindi alla fine lavora a dei giri più alti rispetto a Ducati, che è vero che è una coppia più alta come vedremo, però alla fine i risultati sul campo sono altri. Allora con la Ducati in autostrada, beh sì, direi un bel 9. Voto 9 in autostrada alla BMW, il motore allunga tantissimo e c'è il comfort giusto per viaggiare. E adesso finiamo con la parte più importante che riguarda la guida nel misto, nell'extraurbano. Gix, raccontami i pregi, i difetti e voto finale nel misto della Ducati. I difetti non si trovano, caro mio, è dura. Grandissima maneggevolezza, anche se abbiamo visto che l'avantreno è un pochino meno scattante, ma in realtà è molto maneggevole, molto precisa soprattutto, gommata molto bene, frenata molto bene. Motore che ha dei medi notevoli, per cui veramente in montagna vi divertite come dei pazzi. Voto? 10. Ah, però anche la BMW se la cava alla grande, è molto diversa dalla Ducati perché è meno agile ma è più stabile e più solida quando la velocità cresce. Il motore ha meno castagna, però si rifà con un allungo esagerato e con un'ampiezza di utilizzo pazzesca che va dai 1000 giri fino all'infinito quasi. E soprattutto il cambio è spaziale, il cambio quick shift è un cambio, sembra di guidare una Formula 1. Quindi voto finale non è 10 ma però un bell'8 alla XR, glielo diamo tutto. Non è finita qua, siamo stati velocissimi perché vi lasciamo alle immagini on board e soprattutto al rumore delle moto, sia della BMW che della tua Ducatina 1260S, vai! I comandi sono tutti molto morbidi e in particolare funziona, sentite davvero benissimo il cambio elettronico sia a salire che a scendere di marcia. Guardate un po' che roba, sembra di guidare una MotoGP e questo è molto bello perché c'è veramente un abbinamento 4 cilindri, cambio elettronico semplicemente perfetto. Tra l'altro la moto in prova è full optional, come va presa credo proprio sicuramente, e quindi abbiamo anche il riding mode dynamic. Sentite le cambiate, cambio giù di giri apposta perché se tirate le marce con questo bolide siete subito a velocità iperspaziali. Però guardate la dolcezza del motore, metto addirittura in sesta, sono a 3000 giri ma posso scendere veramente a velocità incredibili. È un motore elettrico con un range pazzesco, guardate 2000 e potrei farmi tutto il misto del Passo del Penice a 2000 giri. Telaio molto preciso, molto rigido. Adesso ho le sospensioni Dynamic ESA ma le tengo su road perché se imposto Dynamic l'assetto diventa veramente troppo rigido. Vedete come sullo sconnesso si balla un po', però l'avantreno è veramente preciso. Vedete in percorrenza come tiene la corda,
e poi sentite la spinta di questo 4 cilindri. È più piccolo rispetto alla multistrada, ma ha una spinta bestiale anche in basso grazie ai rapporti del cambio molto corti. Faccio apposta a mettere in prima e vi faccio sentire la progressione. Sentite, è veramente un gran bel motore, rumore di scarico fantastico con il riding mode dynamic. La frenata è molto potente, l'attacco è un po' brusco, però c'è una potenza bestiale. Guardate, se inchiodo a 75 all'ora mi fermo in pochissimo tempo. Ma il bello di questa moto, nata anche per viaggiare, è proprio il comportamento del misto. È veramente facile e intuitiva. Valido anche il comportamento delle gomme di primo equipaggiamento. In questo caso abbiamo le Bridgestone T30. La XR nel misto è promossa, magari non ha l'avantreno svelto come la multistrada, ma è una moto molto stabile e molto adrenalinica. Ecco, l'aspetto adrenalinico poi nasconde anche il suo difetto. Qual è il difetto? È il motore. Questo motore è veramente spaventoso, quindi se siete su percorsi stretti abituatevi a sfruttare il cambio e a utilizzare proprio le marce molto ravvicinate di cui dispone questo 6 marce, perché l'allungo è veramente tanta roba, troppa sulle strade tortuose. Bisogna tenere strette e molto salde le briglie dell'XR, perché per il resto anche nel misto è una grandissima moto. È nel misto che emerge il carattere migliore e più divertente della multistrada. Ci sono tante cose che sono migliorate rispetto alla precedente versione. Allora, come dicevamo, è vero che abbiamo perso un pochino di maneggevolezza perché abbiamo la forcella meno inclinata e un pochino più di avancorsa, il passo più lungo, però comunque la multistrada nello stretto rimane molto maneggevole. Ha perso forse un po' di nervosismo, ma la cosa in sé è positiva perché ha una guida più rotonda che si sposa anche meglio con il motore che è diventato più pieno. Allora, diciamo che la posizione di guida è molto buona nel misto, perché il manubrio è vero che è alto e largo anche un pochino, però dà un ottimo controllo dell'avantreno, è una posizione reattiva abbastanza caricata in avanti, anche se sulla moto si ha un assetto quello seduto o quello turistico. Quindi ottima conduzione dell'avantreno, ottima precisione dell'avantreno. Le sospensioni semiattive, adesso qua abbiamo la mappa Touring, lavorano molto bene sul connesso, vedete, e semplificano tantissimo la guida. È veramente la versione S è da consigliare, perché è un plus avere le sospensioni semiattive che sono interfacciate alle mappe, e soprattutto la frenata, perché qua abbiamo un impianto freno che è quello della Panigale, abbiamo un 330 anteriore con le pinze M50, e se manca un pelo di prontezza all'inizio ha una potenza veramente notevole. Chiaramente quando le curve diventano un pochino più veloce, il fatto che la moto è diventata più lunga di passo migliora anche la rotondità nel veloce, mantenendo sempre un avantreno molto solido. Per quanto riguarda il motore, scende un pochino meno, scende meglio ai bassi regimi. La ripresa è sempre molto fluida, 2500 giri, non da sotto chiaramente, però adesso c'è una spinta decisamente positiva già da 3000 giri, e tra i 4 e i 6 è pienissima. Per questo vi dicevo, lo stretto è veramente il pane di questa moto, perché ha un'uscita di curva formidabile. Adesso qua purtroppo vedete ancora le strade sono un po' conciate per la stagione, ma le Scorpion Trail 2 lavorano peraltro molto bene, soprattutto sul bagnato. Per cui vi dico, qualità dell'avantreno, frenata molto potente e progressiva, avantreno precisissimo, cambio molto preciso. Se diventa un po' ruvido lo diventa ai bassi giri in città, ma qua nel misto è veramente una marcia via l'altra che è uno spettacolo.
Pronti con carta e penna? Adesso vi diamo i numeri per il lotto con il peso e i consumi della BMW e della Ducati. Partiamo dalla BMW che pesa a secco 231 kg, con i 20 litri di benzina arriviamo sulla bilancia a 246 kg. Vix? Beh, qui siamo 4 kg in più tondi tondi, 235 kg a vuoto di benzina, 250 kg con i 20 litri, sempre sono uguali, per dire che sono due moto uguali, con il serbatoio pieno. E visto che mi parli di benzina, parliamo anche di consumi, perché l'XR ha sempre avuto la fama di una moto che ciuccia e un po' consuma perché è un motore derivato dalla Superbike. Quindi, tornando ai numeri, in città percorriamo mediamente 12,5 km con un litro, che diventano 16,5 nell'extraurbano e scendono a 16 in autostrada. Ducati se la cava meglio perché comunque ha un pochino più di coppia, quindi si usano le marce più lunghe, 13,5 città, si arriva anche a 18 nell'extraurbano, se non si esagera col gas chiaramente, e 17 a 130 costanti. Voto? Voto direi 7. Voto qua 6 perché consuma un po' di più, però è molto influenzabile dal vostro polso destro. Se usate le marce lunghe anche con lei potete migliorare le medie. Detto questo, passiamo invece ai dati rilevati da Moto.it sul banco, perché per la BMW vengono dichiarati 165 cavalli e ne abbiamo trovati per esattezza 163,8 a 10.700 giri, con una coppia massima di 11,8 km a 9.000 giri. Invece Andrea, per quanto riguarda la multistrada 1260S, abbiamo 157,6 cavalli all'albero, corretti all'albero, a 9.230 giri, quindi vicinissimi ai 158 dichiarati, e una coppia massima di 13,5 km a 7.650 giri. E si vede che sono un po' di differenze, appunto, soprattutto a livello di coppia, ma questo è gioco forza, abbiamo una cilindrata notevolmente più alta per il bicilindrico e quindi direi che è abbastanza inevitabile. Peraltro il discorso che facevi tu delle prove di ripresa è abbastanza chiaro anche qui, perché voi se mettete le due curve di potenza massima e le avvicinate, le differenze sono abbastanza chiare nelle curve al banco che vedete in sovraimpressione, dove si notano chiaramente le grandi differenze dell'andamento della coppia a favore del motore Ducati, che è un bicilindrico di cilindrata maggiore, e vedete i medi resimi quanta coppia in più riesce a dare. Ragazzi, la stagione motociclistica 2018 è iniziata, quindi in moto divertitevi un sacco, ma raccogliete l'invito di Nico Cereghini a non litigare su strada con gli sconosciuti. Ma tipo? Tipo, c'ho ragione io, no, c'hai ragione tu, vaffanculo, t'ammazzo. Ecco, non fatelo, andate per la vostra strada e ignorate i violenti. Beh, mi sembra un bel consiglio. Nico ha sempre ragione. Adesso la comparativa è finita, quindi commentatela qua su YouTube e iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti! Ciao ragazzi, alla prossima!